Oh salve! È passato un bel po' di tempo dall'ultima volta che non faccio un video sulla didattica in italiano, ma oggi riprendo con un video che secondo me potrebbe essere molto interessante. Ho chiesto a questo ragazzo che vedete qua, che è Giuliano, è un mio studente, la possibilità di condividere alcuni video che mi ha mandato mentre studia. Perché mi manda dei video mentre studia? E diciamo questa è parte della formula che utilizzo recentemente, nell'ultimo periodo, per seguire i ragazzi. Praticamente ci vediamo, facciamo una lezione generalmente al mese e inframmezzo questo appuntamento richiedendogli di mandarmi del materiale video dove io vado a controllare come stanno studiando e a rispondere con degli altri video dove faccio le correzioni oppure assegno l'evoluzione degli esercizi che abbiamo fatto se abbiamo ottenuto il risultato. Quello che mi piace di Giuliano è, a parte che ha una bellissima voce, è una persona gambissima, il suo modo di studiare. Studia veramente bene, è concentratissimo. Adesso ve lo faccio vedere e sta studiando vocalità distorte, quindi un argomento molto hot che mi piace. E quindi vi faccio vedere il lavoro che abbiamo fatto in soli 4 mesi, penso di poter dire. 4 mesi? Sì, andiamo a vedere. Già questi sono degli esercizi di seconda generazione, cioè ha già affrontato i primissimi esercizi di suoni distorti, ha già lottato con le prime difficoltà e qua si comincia a vedere qualcosa di carino. Sentiamo Giuliano. Molto bene. Quindi cosa fa? Canta una nota comoda, glissa e poi a quel punto lentamente aggiunge un'azione sfinterica laringea in maniera graduale. In maniera graduale, questa cosa, farlo in maniera graduale è un concetto enorme, è una cosa difficilissima. Non ce l'abbiamo tanto facile noi questa cosa, tendiamo a chiudere e anche a farci male. Quindi che cosa ha dovuto? Prima imparare a farlo lentamente, sollecitando l'appoggio per evitare di farsi danni e adesso invece è un buon livello perché riesce a farlo nella misura in cui gli restituisce della distorsione senza affaticarlo. E lo sta facendo molto bene. Wow. L'unica cosa che forse gli ho già risposto ad alcuni di questi video, una cosa che forse mi sono dimenticato di dirgli è che può evitare di tenere la postura in questo modo, altrimenti diventa una cosa che non si toglie più. Ricordalo Giuliano. Siamo alti, eh? Si bemolle. Si bemolle è ancora buono. Fra inalato. Questo esercizio lo fa per rilassare la laringe e le corde vocali, ristabilire gli spazi fra le corde vere e le corde false, le strutture sovrastanti le corde vere. Ed è molto importante farlo quando si fanno diversi tentativi, proprio perché comunque andiamo a distorcere, andiamo a utilizzare l'azione sfinterica, a rischiare di essere troppo chiusi e questo gli permette di riazzerare la situazione. Ok, un po' instabile, sì. Ecco, questa cosa mi piace molto, questa cosa mi piace da morire, lo fa spesso. Quando non gli riesce qualcosa, si ferma, soffia e poi inspira. Questo perché l'esercizio comincia dall'ispirazione e quindi ho bisogno di ripartire, quindi ho bisogno di soffiare. Oltretutto, espirare mi aiuta a ritrovare la concentrazione, a eliminare un po' della parte emotiva, quella che non mi aiuta, insomma, per capirci. E questo lui lo fa sempre, non gliel'ho mai detto io, lo fa in maniera spontanea. Questo mi piace tantissimo. Ok, qua mi sta dicendo guarda Matte, qua mi sta dicendo guarda Matte qua non viene, era un do. Bene però, non è che l'ha fatto 100.000 volte, l'ha fatto 3 volte e non è venuto, basta, vuol dire che non siamo pronti. Anche questo mi piace molto, è giusto.
In questo esercizio invece andrà a cercare di portare giù la tonalità. Questo perché la maggior parte delle volte, sia nel suo caso come in quasi tutti, le distorsioni le sblocchiamo sulla porzione più acuta, proprio perché una volta che abbiamo imparato a fare dei suoni acuti in dumping o belting a basso volume, chiamatelo come volete, possiamo dire di essere molto vicini a un suono distorto. Quindi da lì si lavora bene verso la distorsione, però poi dopo la cosa più difficile è portarlo verso il basso, e una volta che abbiamo portato il suono in basso, riuscire a attaccare direttamente nella zona più grave con un suono distorto senza coinvolgere le strutture sovraglottiche, cioè questi suoni non sono suoni distorti dati dalla vibrazione delle false corde. Continua a esserci un sacco di confusione. Questa distorsione non prevede la vibrazione delle false corde, almeno nella sua forma più squisita, diciamo. Cioè, isolare la distorsione al puro movimento aperiodico irregolare delle corde vere, è quello che sta facendo. In questi termini, questo suono ha come dire, lo stesso gradiente di difficoltà, come dire, è stancante tanto quanto lo è un suono pulito, perché effettivamente vibrano solo le vere. E quindi insomma, come dire, l'ideale sarebbe proprio evitare che le false vibrino almeno per questo primo momento. Poi dopo chiaramente si può, a mio avviso, secondo la didattica del vocal crunch, si può anche sommare altre strutture, quindi andare a fare un overcrunch, far vibrare le aritenoidi, registri misti, quindi aritenoidi false, vere periodi, quindi insomma anche suoni molto grandi. Però in questo caso sto cercando di fare un lavoro molto pulito nel senso di far vibrare solo le corde vere. Quindi sentiamo in cosa consiste l'esercizio. Molto bene, ha preso la distorsione dall'acuto, l'ha portata giù, ha staccato, si è concentrato per non perdere quell'assetto e ripartire sulla nota grave. Molto diverso sarebbe partire direttamente sulla nota grave, perché rischiamo più facilmente di far vibrare le aritenoidi false e quant'altro. Andiamo avanti, molto bravo. Ok. Preferisco che le prime distorsioni si inneschino su una O vocali comunque col tratto vocale allungato per vari motivi. Prima di tutto cerchiamo di atteggiarci il più possibile con il tratto vocale al fine di amplificare il suono, così da non dover sostenere molto, non dover spingere. Si rischia un po' quando si distorce, quindi bisogna stare attenti. Se il tratto vocale è allungato, chiaramente amplifica gli armonici e soprattutto restituisce a un suono piccolo, perché la base delle distorsioni è un suono piccolo, vibra una porzione piccolissima delle corde vere, l'abbiamo visto 1000 volte nella laringoscopia, restituisce un po' degli armonici della porzione più grave, ecco, altrimenti diventerebbe proprio un suono stridulo. E poi perché lo spazio ventricolare c'è lo spazio fra, se queste sono le corde vere, viste proprio da davanti, stanno vibrando, queste sono le corde false, se io allungo il tratto vocale apro questo ventricolo e in qualche modo evito o ottimizzo gli urti fra le corde vere e le strutture sovrastanti. Questo ci salva e ci fa cantare per più tempo. Ecco di nuovo questa cosa qua che cioè quell'attimo di insofferenza contenuta, non è che si butta in terra, visto che molti lo fanno, non mi viene, sbroccano. Lui non sbrocca, soffia e riparte. Questa è la gioia per me, la gioia vera. Inoltre qui ha abbassato il palato, la vocale si è trasformata in l'ha fatto perché ne abbiamo parlato, cioè sa cosa sta facendo. Ha sentito troppa tensione, ha detto oltre a tenere magari il tratto vocale allungato, prova a abbassare il palato, si nasalizza un po' il suono, ma forse riesco a gestirlo meglio. In effetti è riuscito a stabilizzarlo. Anche questi sono tutti degli escamotage che uno deve mettere lì e poi pian piano magari decidere quale provare, questo può andare, questo no. Bello, ottimo lavoro. Cioè insomma sì, lo sto lodando, ma studia molto bene. C'è poco da dire, si studia così. Bene.
Va bene, non ci siamo. E tra l'altro somiglia tantissimo secondo me a Nuno Bettencourt, il chitarrista degli Extreme, o no? Allora, andiamo a vedere adesso invece un'altra cosa, perché mi ha detto ti mando una crawling, perché ora qua abbiamo fatto solo delle vocali, dovremmo fare tutte le vocali e poi dovremmo articolare, perché poi quando canti articoli si muove tutto, ed è difficile mantenere il giusto atteggiamento sul piano lottico. Però lui mi ha detto, vai, ti mando una crawling dei Linkin Park, perché c'è questo crawl che l'aiuta a distorcere, e andiamo a sentire il risultato. Ready, go! Crawling in my skin. This one day will not know. Fear is how I fall. Confusing what is real. Bene, ci sono già dei suoni molto interessanti e riesce comunque a tenerlo mentre articola. Questo lavora da 4 mesi. Cioè, buono, buonissimo. Ecco, la cosa che è sorprendente di Giuliano è che è un cantante giovane, cioè un cantante esperto a volte rimpara nella prima lezione e non lo vedo neanche più. Dice ciao, bello, grazie, è stato bello, ma ormai ho imparato, ciao, e fa bene. La cosa impressionante sua è che è tutto frutto di uno studio molto ben pesato, perché è giovane, si vede giovane ed è anche giovane come cantante, è portato, però cioè, non è che è più portato di tanti altri, è che studia bene e questa è la... E questo è merito suo, perché sai, se c'ha la dote e canta bene, il merito è del babbo e della mamma e della sua genetica. Qua sì, sicuramente ci saranno insomma, delle predisposizioni, ma se sono per lo più secondo me nella sua concentrazione, nel modo di affrontare le cose. Quindi vi invito insomma, a prendere spunto. A questo punto, dopo che ti ho fatto tutta questa sviolinata, Giuliano, quando vengo giù, magari una birra me la puoi offrire. E niente, vi ringrazio di aver guardato il video, spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto ricordatevi di cliccare su subscribe e sulla campanellina, magari mi lasciate un pollicino su che fa sempre comodo e un commento e ricordatevi che potete seguirmi anche su Instagram. Io sono Matteo Ratti, sono un vocal coach, faccio lezioni di canto online, potete contattarmi al mio indirizzo email che lascio sempre in allegato se volete provare a studiare con me e niente, mi ha fatto piacere condividere con voi questo contenuto, spero sia piaciuto anche a voi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!